Boom! La nuova modifica damper per la pedaliera CSL 2 pedali di Fanatec. Era soltanto un piccolo conto alla rovescia affinché io potessi metterci mano. E ragazzi, siamo finalmente giunti alla presentazione della mia modifica. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! E ragazzi, voi non ci credete quando ve lo dico, ma guardate qui. Questi sono tutti i test che io ho fatto su questa pedaliera per portare questa modifica a quello che per me deve essere un livello ottimale per poterla sfruttare. E in realtà c'è qualche chicca che però vi svelerò più avanti nel tempo, perché in realtà uno dei motivi per cui ho perso più tempo è proprio in virtù di alcune caratteristiche che però vi svelerò più avanti. Ma inizio subito a parlarvi con le prime modifiche che ho fatto a questa pedaliera. Nel kit dell'acceleratore la prima cosa, la cosa un pochino che secondo me era un pochino più importante, era creare un fine corsa un pochino più soft rispetto a quello che viene fornito dalla pedaliera base. In più aggiungere come sempre un kit damper che dà consistenza alla pressione, che fa sentire sotto il pedale una maggior presenza, e questo sempre a beneficio di una maggior sensibilità sia in fase di pressione che in fase di rilascio. Anche in questo caso sono modifiche che sono utili a chi magari ne sente il bisogno, a chi sente che per lui magari il pedale dell'acceleratore è troppo morbido e non riesce a avere sensibilità. La mod viene in soccorso in quel tipo di situazione lì. Se uno è contento e si trova molto bene, riesce a trovare la propria prestazione così come originale, ragazzi, va benissimo così come originale. Per quanto riguarda invece la modifica sul freno, in questo caso si compone come sempre di due cose, e proprio la particolarità di come è stata sviluppata questa volta da Fanatec mi ha dato l'opportunità sul freno di creare un qualcosa, soprattutto a livello elastomero, molto meno invasivo ma molto efficace nel risultato. E quindi sia sotto il punto di vista elastomero, e quindi rendere un pochino più presente la corsa del pedale del freno anche con il solo elastomero, e quindi dargli un effetto un pochino, secondo me, un pochino più realistico, oltre al fatto poi di aggiungere anche un sistema che va a togliere sempre quel piccolo gioco che c'è anche su questo pedale. E naturalmente, se uno vuole completare totalmente la modifica e l'upgrade di questo pedale, anche in questo caso un kit damper che aggiunge una sensazione idraulica a questo pedale. Anche in questo caso probabilmente l'elastomero aiuta molto di più la sensibilità. Il kit damper aiuta molto di più il realismo, cioè migliora il feeling totale del pedale per renderlo un pochino più vero a livello feedback. Ma come dico sempre in tutte le pedaliere, il vero protagonista è sempre la parte dell'elastomero. Quello è l'upgrade più piccolo paradossalmente, ma è quello che porterà il maggior beneficio al risultato finale. Poi ragazzi, per il freno molti mi hanno già soprannominato Hulk dopo il video che feci sulla Trasmaster e come premevo quelle molle. Quindi in questo caso ho cercato di creare una prova visiva un pochino più esplicativa. Potrei avere anche il dito di Hulk, ma con cui premo il freno originale che ha soltanto il triangolo di foam fornito da Fanatec, e ragazzi riesco a premerlo tranquillamente con un dito fino a fine corsa, questo super indice di metallo. Vediamo se si vede che bell'indice che ho. E poi ho voluto rifare la stessa prova con la mia modifica, e naturalmente non è più possibile con il solo indice premerlo. Quindi spero anche in questo caso non ci siano persone che mi vengano a dire che non ce la fanno a premere quel pedale del freno con una forza normale, perché ci riesco con un dito. La prossima prova ragazzi sarà cambiare, volevo dire con il mignolo, ci provo con il mignolo, e forse con il mignolo non ci riesco, perché sinceramente probabilmente con il mignolo non ci riesco. Ho cercato di lavorare molto in un'integrazione più minimal possibile, meno invasiva possibile, paradossalmente sempre, come dico, con meno plastica possibile, perché non amo fare le colate di cemento sopra le cose, ma creare un qualcosa molto minimal, carino a livello estetico secondo magari i miei gusti, e che comunque si integri molto bene con la linea anche della pedaliera. E naturalmente dai video che vi passerò spero che anche voi troviate piacevole la linea che ho scelto per le modifiche per questa pedaliera. E nel caso ragazzi, un bel like al video, iscrivetevi al canale, andate su MDS Simparts, mettete su Facebook anche lì un bel mi piace per supportare il canale. Ragazzi, supportatemi in qualche modo,
o un applauso o un bel mi piace. Io l'applausi da qui non li sento, magari un bel pollice all'insù a me farebbe molto piacere. Ma naturalmente la cosa più importante, sempre perché il mio obiettivo è migliorarmi, vorrei sapere nei commenti cosa ne pensate. Se pensate che ci potrebbe essere un modo migliore per integrare queste modifiche su queste pedaliere, se magari a voi piacciono, io sarei molto contento naturalmente di questo, ma sono sempre ben accetto ai vostri consigli per capire se tutto si può migliorare. Ma come in realtà è stato un percorso che hanno fatto tutte le mie modifiche, che nell'arco del tempo si sono evolute fino ai modelli attuali, che sono naturalmente i migliori sotto profili estetici, sotto profili anche meccanici. Quindi ragazzi, anche in questo caso mi ripeto, banda alle ciance e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!